Eccoci ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera. Oggi è venerdì 13 ottobre e c'è il ritorno di Gambatesa e di Davide Giovanzana, che saluto. Ciao Leo, ciao a tutti. Torno dopo una settimana di pausa, mi ha rimpiazzato egregiamente, ottimamente il direttore Simone Cristao, ma per questo format devo esserci io, perché sennò chi lo batte, Leo? Sempre io. Nessuno, ovviamente non lo batte nessuno, perché oggi parleremo di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che tanto sta facendo bene, viene dal Bayern Monaco. Prima vi daremo una panoramica sul giocatore, perché parliamo di Zirkzee, perché è un po' sulla bocca di tutti sia per l'inizio di stagione che un eventuale giocatore sul taccuino di Furlani e Moncada, e parleremo anche di questo. Prima non perché siamo in pausa nazionali. No, non perché siamo in questa benedetta pausa nazionali che a noi non ci piace, ma torna un po' al mercato. Il Milan ha bisogno di una punta, questo ormai è un bisogno atavico dei rossoneri da più o meno 2 anni. Non si riesce a trovare probabilmente la punta giusta, anche per i prezzi delle punte attuali. Zirkzee può essere un buon profilo. Allora, ragazzo che arriva dal Bayern Monaco per 8 milioni e mezzo al Bologna, la scorsa stagione di integrazione, tra l'altro clausola rescissoria di 40 milioni dati Transfermarkt, Davide, quindi una clausola abbastanza abbordabile per essere una punta, ma ci arriveremo. Il Bayern ha... Esatto, il Bayern ha il 40% tra l'altro sulla rivendita, sulla plusvalenza, quindi il Bayern si è tutelato perché sa che il ragazzo è valido. Ad oggi ha giocato 8 partite in Serie A, segna 2 gol, fa un assist, in Coppa Italia fa una partita e un gol. È comunque un giocatore che in questo momento sta sorprendendo, Davide. Sì, è un giocatore sulla bocca di tutti nel campionato italiano, ovviamente non per il numero di gol che ha fatto, perché 2 gol non sono tanti, ma per la prestazione che è rimasta ancora negli occhi di tutti, visto che c'è la pausa, a San Siro contro l'Inter, dove comanda l'attacco del Bologna, dove fa quello che vuole praticamente nella metacampo dell'Inter e dove segna e fa un gran gol e fa ottenere un grande punto al Bologna. Il Bologna è una bella squadra, ricordiamo che ha fermato l'Inter, ricordiamo che ha fermato il Napoli, ricordiamo che ha fermato la Juventus, ricordiamo che non ha fermato il Milan di Stefano Pioli alla prima giornata. Zirkzee chi è fondamentalmente? È questo attaccante cresciuto nel Bayern, andato in prestito al Parma, perché in Italia lo abbiamo già visto con la maglia del Parma. Giocato poco, però. Giocato poco, faceva parte della coppia Zirkzee-Mann, arrivato insieme a Dennis Mann e ad altri giocatori. Il Parma arrivò ultimo in quella stagione. Zirkzee giocò pochissimo. È tornato al Bologna per 8 milioni e mezzo e sta facendo vedere che tipo di attaccante è. Una prima punta. Che tipo di attaccante è? È una prima punta super moderna, come veramente poche se ne vedono. È un attaccante, non è un 9 classico, nonostante abbia il 9 sulla schiena da quest'anno. Non è un 9 classico, è un attaccante di manovra, è un attaccante molto tecnico e molto tattico. Lo si vede venire a prendersi palla a centrocampo, lo si vede gestire la manovra, abbassarsi, giocare con la squadra, gestire i ritmi della manovra offensiva, creare spazi per i compagni, andare a sfruttare spazi che gli creano i compagni. È veramente un attaccante moderno. E questo è secondo me la caratteristica principale di Zirkzee. Davide, tutte le cose che hai detto sono corrette, perché sorprende per la sua capacità di fare tutto, cosa che a tanti attaccanti non riesce. Cioè, faccio un esempio: Olivier Giroud, fantastico, Olivier Giroud è un giocatore eccezionale, però Olivier Giroud fa determinate cose, forse è uno dei migliori, anzi sicuramente uno dei migliori al mondo a fare determinate cose. Per esempio, un altro esempio, e poi tu ci parlerai anche di questo, Taremi è un giocatore simile, spalle alla porta, sponda e tutto il resto. Zirkzee è un giocatore che sa fare la sponda, sa giocare spalle alla porta, ma ha anche il tiro, ha anche la visione, ha anche della creatività, sa giocare nello stretto, gioca nello stretto, tantissima tecnica. Esatto, e questo fa di lui un prospetto molto interessante. Ma soprattutto, Davide, perché, e qui adesso arriviamo al succo della questione, che è di Gambatesa, che ovviamente è tesi e antitesi, ovvero, per me, e io ne sono convinto veramente, può essere la punta del futuro del Milan, può essere la punta da 30 gol a stagione dei rossoneri, può essere quel profilo lì che fa caso al gioco di Stefano Pioli e al Milan. Questo perché ha una clausola da 40 milioni. Chi prendi, Davide, con 40 milioni in questo momento? Allora, se per te... Beto, che è andato via per quella cifra. Per favore non nominarmi Beto, grazie. È un giocatore sopravvalutatissimo. Nonostante che salutiamo. Nonostante mi sia simpatico, gli voglia bene. Ciao Norberto. Se tu hai preso il sì, no, per me Zirkzee non è la punta del futuro del Milan, non potrà diventare la punta del futuro del Milan. Allora, 40 milioni di clausola rescissoria è un buon prezzo.
e sono d'accordo con te, visto i prezzi a cui vanno gli attaccanti adesso. Ovviamente non sempre si può andare a prendere Julian Alvarez a quelle cifre. La moncadata. È andato a prenderlo il Manchester City, e lui è un giocatore che si merita il Manchester City. Però c'è Jonathan David in scadenza. Ma a quanto? In scadenza sì, ma c'è a quanto? Mehdi Taremi in scadenza, che è andato tanto così vicino a vestire la maglia del Milan. C'è un profilo che a me piace tantissimo come Alvaro Morata, che è un giocatore molto simile secondo me a Zirkzee, forse un pochino meno classe, un pochino meno tecnica, ma lo stesso apporto offensivo, la stessa capacità corale di giocare con la squadra, meno capacità di gestione del ritmo offensivo. Cosa che Zirkzee invece ha. Morata ha gol. È un po' forte dire che Morata abbia gol, però questa stagione Morata ha gol, perché Morata questa stagione sta segnando. Lo prendo come esempio, è Morata ovviamente, per dire che per ora a questo giocatore manca una cosa fondamentale, sono i gol, perché viene assistito da dei giocatori che sono diversi. Cioè immaginati che al posto di Orsolini ci sia Christian Pulisic, immaginati che al posto magari ci sia Raffaele Leao. Hai il Bologna, che è una delle squadre che produce a livello offensivo di più in Serie A, lo ha fatto vedere, sappiamo tutti cosa vuol dire giocare contro il Bologna, cosa vuol dire giocare contro la squadra di Thiago Motta. Non è che abbia degli sprovveduti, Ndoye o Carson a sinistra, Orsolini a destra, Ferguson dietro, comunque di qualità ce n'è tanta. E lui l'aggiunge, ma sono d'accordissimo, per me è un grandissimo giocatore Zirkzee, ricordiamolo, 2001. Ecco, qui voglio arrivare, classe Davide. 2001. Ti fermo perché è un classe, fa gol, Leo. È un classe 2001. Per ora può crescere moltissimo, sicuramente ha dei margini di crescita maggiori di quelli di Alvaro Morata, ha dei costi sicuramente diversi da quelli di Alvaro Morata, che percepisce uno stipendio chiaramente molto molto alto. David stuzzica, David è un po' il sogno di tutti i milanisti, da quello che abbiamo capito, però è davvero un profilo. David è il nome. Sì, David però è il nome. A quanto va via David? Davvero il Milan riuscirà a portarselo via a una cifra inferiore ai 60 milioni? È anche un po' considerando la data di scadenza del contratto, sì. Però il Lille è difficile trattare con il Lille, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già scoperto. E Jonathan David, altra domanda, a me piace, è un giocatore che mi piace, ma Zirkzee gioca qui, gioca in Serie A, gioca nel campionato, uno dei campionati più difficili a livello di tattica, ha giocato anche in Serie B, sa cosa vuol dire giocare in Italia. Su questo David mi ha no. sorpreso. Allora, su questo devo dire che Zirkzee mi ha sorpreso, perché dopo averlo visto l'anno scorso l'avevo bollato come non pronto e non adatto a questo tipo di campionato. Ha trovato Thiago Motta sulla sua strada, Thiago Motta gli ha dato fiducia, perché Arnautovic è andato all'Inter, perché il Bologna non ha punte se non lui e Van Hooijdonk, quindi se non lui in questo momento. Esatto, quindi se non lui, gli ha dato fiducia, e questo giocatore sta dimostrando di poter fare i buchi in Serie A, perché sta facendo i buchi Joshua Zirkzee in questo inizio di campionato, però non sta bucando la rete, non sta bucando la porta, non sta facendo gol. Cioè, Leon, abbiamo parlato tantissimo anche nelle trasmissioni quest'estate. A proposito, iscrivetevi, mi raccomando, al canale YouTube di Radio Rossonera, attivate la campanella, lasciate like a questo video, commentate, supportateci, perché per noi è veramente veramente molto importante. Non perché io e Leo riceviamo un bonus in caffè per quanti iscritti portiamo, ma perché veramente veramente ci serve per crescere, per aumentare la qualità dei contenuti, di qualità, che tra l'altro guardate qui che tra l'altro panorama, è spettacolare ovviamente, esatto. Ma questo è di qualità. Come è aumentata nei nostri contenuti, la qualità Zirkzee ce l'ha. Però abbiamo parlato tutt'estate, ripeto, di un giocatore da 25-30 gol, 20, che è Taremi, e lo sta dimostrando ancora adesso. Che potrebbe essere Taremi, sì, che potrebbe essere Taremi a livello di numeri, perché Taremi segna. Perché l'attaccante da 25 gol a stagione è una chimera, ce ne sono pochissimi, basta andare a vedere i gol segnati a stagione. Sono i vari Lewandowski, Haaland, Taremi, certo. Lautaro, ovviamente. Però 2 gol in 8 partite è poco ancora. Sì, è un po' pochino. Allora, il Bologna ha concretizzato, forse un po' come il Milan in Champions League, meno di quanto abbia creato in questa prima parte di stagione. Però diciamo che secondo me non è il gol la sua caratteristica principale. Al Milan serve il gol, o serve secondo te l'attaccante che giochi per far fare gol a Leao, a Pulisic, a Loftus-Cheek, a Tijani Reinders? Sì, per me è questa cosa qui. Cioè, per me il Milan è un po', noi ci dobbiamo mettere non il cuore in pace, però cercare di capire che
forse non è ancora il momento di un giocatore da 30 gol a stagione, ma non tanto perché Milan non se lo possa permettere, ma perché questi nomi sono dei nomi da 30 gol a stagione. Jonathan David fa 30 gol a stagione in Serie A. Io ho dei dubbi non sul giocatore, ma sul fatto che possa fare 30 gol alla Osimhen. È un profilo simile, ma ho dei dubbi che possa avere quell'impatto lì. Il Milan ha fatto le sue fortune e gioca, diciamo, bene e dà il suo meglio quando ha un giocatore come Olivier Giroud, perché finché ci sarà Stefano Pioli, finché c'è Rafael Leao, finché Milan costruisce gioco in questo modo, con le mezzali che avanzano, con Reinders che si inserisce, con Loftus-Cheek che prova il tiro da fuori, Zirkzee è fondamentale, cioè Giroud è fondamentale, nonostante abbia sbagliato dei gol anche importanti a Dortmund, ed è da lì che è nata un po' la polemica su Giroud. Per me è inutile, è anche un po' faziosa. No, le parole Giroud e polemica non possono essere messe esatto. nella stessa frase, Leo. Detto questo, il Milan gioca in quel modo lì, e quindi un attaccante come Zirkzee è quel tipo di giocatore lì, quel prototipo, spalle alla porta, tecnica, imbucate. Cioè il Milan gioca con Giroud spalle alla porta e in 4 che vanno dentro: Pulisic, Leao, Reinders, Loftus-Cheek. Sì, Leo, però cioè, 18 conclusioni verso la porta e 2 gol vuol dire avere una percentuale bassissima. Cioè Christian Pulisic ha tirato in porta 10 volte, ha tirato in generale 10 volte in questo inizio di campionato in Serie A e ha fatto 4 gol. Cioè vuol dire che ha una media realizzativa del 50%, che è molto vicina. Però è Christian Pulisic, cioè sì, stiamo parlando Pulisic, di Christian però Pulisic. 2 su 18 vuol dire, cioè sono un po' pochini. A me l'unica cosa che mi spaventa veramente di questo giocatore è che non lo vedo anche davanti alla porta, non lo vedo famelico, non lo vedo cattivo. Certo, quando lo vedo 30 metri lontano dalla porta gli occhi diventano a cuoricino. Certo. Perché però tu lo dici vedi, lì sotto la non lo classe fa. che ha Zirkzee quando tira fuori il petto, quando si guarda in giro, quando tocca la palla, quando gioca a testa alta, la vedi e c'è. Quando arriva davanti alla porta, però, hai visto anche il gol che ha fatto all'Inter? Sì. Di classe, l'appoggino sul primo palo. Non è quell'attaccante famelico che tira una palla a 200 km orari da 1 metro. Però forse quello non lo diventerà mai, ed è una sua caratteristica, forse quella di essere un attaccante un po' così. Io non vedo nemmeno, forse solo Taremi ha quella cattiveria di fare gol di questi Milan... nomi che hai detto. Ha bisogno di quello. Io voglio vedere al Milan un giocatore così, Ma un giocatore scusami, che spacchi la porta, una punta affamata, no, di gol, e va affamata di bene. gol. Ma se invece sdoppi questa cosa, cioè se quella punta lì da 30 non la trovi, ma vai a inserire un giovane che può crescere ancora un anno con Olivier Giroud, che li fa da chioccia, che fanno 15 e 15, perché Giroud fa 15, Zirkzee al Milan Sì, fa non è fatica a farne facile. 15, ne fa 15. Oddio, Secondo te non ne fa 15? Perché poi siamo in chiusura, la domanda finale non è facile. cioè, quanti gol può fare Non Zirkzee è facile. in questo Milan o nel Milan dell'anno prossimo, con addirittura qualche innesto in più? Perché ovviamente qui stiamo ipotizzando fantacalcio, fantamercato, ma Zirkzee può diventare veramente un nome importante per il Milan quest'estate. Sì, può diventarlo. C'è già qualche voce. Non sono voci ufficiali, non sono voci confermatissime. Però diciamo che abbiamo capito i profili che va a cercare il Milan a livello di scouting. Stiamo parlando di un calciatore 2001, stiamo parlando di un calciatore cresciuto nel Bayern Monaco, che ha segnato 3 gol in 25 minuti, forse nel suo esordio addirittura con la maglia del Bayern, che ha giocato in Champions League, che ha giocato nell'Anderlecht, che ha già dell'esperienza, che conosce il campionato. Il profilo sarebbe perfetto anche per il gioco. Ma il Milan ha bisogno di gol. Il Milan, secondo me, ha bisogno di gol. Quindi questa è la domanda che vi poniamo. Esatto. Il Milan ha bisogno di gol, il Milan ha bisogno invece di un attaccante di manovra? Non lo so, ce lo direte voi, perché siamo giunti in chiusura. Davide, oggi a gamba tesa, grazie. Grazie a te Leo, è stato un bel confronto. Mi piace, questo qui. mi è Sì, è piaciuto. stato un bel confronto. Più che altro non trattando di Milan in particolare, certo. ma trattando di Milan solo in parte. Non ci siamo scannati. Prove d'estate, possiamo dire. Sì, prove bravo, di mercato. prove d'estate. E Anche ovviamente- perché fa ancora 35 Esatto. gradi fuori, quindi. Tra l'altro, prove di mercato che chiediamo a voi qui sotto nei commenti. E noi oggi continuiamo venerdì 13 ottobre con tutti gli appuntamenti classici qui su YouTube. Ma l'importante è lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare qui sotto. Joshua Zirkzee è l'attaccante del futuro del Milan? Ciao a tutti.